prima di me nella mia vita ho messo te. Sì, perché per accogliere l'altro in me dovevo spostarmi io e dare posto all'altro, al mio prossimo, dare tutto me stesso, senza sconti. Ciao, mi chiamo Valerio Cipri, detto anche Lode. Sono uno dei componenti del Gerosso, uno di quelli che ha iniziato il Gerosso 54 anni fa. E nel Gerosso ho suonato la chitarra per tanto tempo e sono uno scrittore e compositore, più scrittore. Il Gerosso aveva ricevuto da Chiara Lubick una missione, portare attraverso la musica il messaggio dell'unità. Una caratteristica nostra è stata sempre di raccontare la nostra vita. Quindi quello che noi raccontiamo nelle canzoni sono esperienze vissute. Ciao a tutti, eccoci di nuovo qui al Caffè con Lode. Siamo sempre nello studio dove lavoro. Ecco, questa volta parleremo della canzone Vorrei. E tante volte quando parlo di come ho scritto le parole di una canzone dico io ho scritto le parole, però poi mi sento un po' a disagio perché mi verrebbe da dire abbiamo scritto le parole di questa canzone e non sarebbe sbagliato perché è il nostro modo di fare. Uno scrive o compone una canzone, lo fa a nome di tutti. L'esperienza è sua, ma appartiene a tutti perché una volta condivisa tutti partecipano di quell'ispirazione. E questa è la nostra ricchezza, il vaglio dell'unità fra di noi, proprio perché ci vogliamo bene, dà un valore aggiunto anche all'ispirazione. Allora, storicamente parlando, io ho scritto il testo di questa canzone per il concerto 1. Guarda caso abbiamo qui il manifesto del concerto di allora, concerto 1. Siamo agli inizi degli anni 90. È stato per me come fare un esame di coscienza sulla mia vita, sul rapporto che io avevo col prossimo, che consideravo mio fratello. Mi dicevo, quale importanza aveva questo fratello nella mia vita? Cosa era disposto a fare e a dare per questo mio fratello? In che atteggiamento io mi ponevo davanti alle sue esigenze, a tutti i suoi bisogni. Ho pensato forse in quel momento alle parole di San Paolo, mi sono fatto debole con i deboli, mi sono fatto tutto a tutti. O forse pensavo anche alle parole di Chiara Lubick nella Arte d'amare, farsi uno, fare diventare propria la vita degli altri, mettersi, come si dice comunemente, mettersi nei panni degli altri. Il fratello, diceva ancora Chiara Lubick, è la mia strada per arrivare a Dio. Il fratello è la mia fortuna, pensate, la mia fortuna, ma è anche la mia penitenza, ma è anche il mio paradiso. Devo amarlo tutto il giorno fino a stancarmi, perché tutto di lui mi riguarda. In quello stesso periodo, nel Gerosso avevamo composto delle canzoni che riflettevano un po' la vita sociale di allora, ma tuttora attuali, con le sue problematiche scottanti. La canzone Ancora una volta sugli immigrati. Pensate se non è problema di ora. Immagini sullo squilibrio delle distribuzioni delle ricchezze, ancora non risolto. Davide e Golia sulla caduta dei grandi imperi socialisti e la piovra del mondo capitalista. E indicavamo nell'amore scambievole la soluzione di tutti i problemi. Amore fino alle estreme conseguenze. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, ci diceva Gesù, il nostro modello nel dare la vita per gli altri. E così ho scritto quelle frasi una per una, pensando a tutte le situazioni che vedevo attorno a me, come io le affrontavo o come avrei avuto dare una soluzione. Dico avrei, perché la canzone è un desiderio,
è un vorrei che speravo si attuasse. E ho descritto come a pennellate 1000 sfumature dell'amore. Non sarebbero mai finite, fino a raggiungere il perché di questo mio desiderio profondo del farmi uno col prossimo. Perché prima di me nella mia vita ho messo te. Sì, perché per accogliere l'altro in me dovevo spostarmi io e dare posto all'altro, al mio prossimo, dare tutto me stesso, senza sconti. Poi, scritto il testo, ho affidato la poesia che ne è venuta fuori a Mite Balduzzi del Gerrosso. Ne è uscita fuori con la sua maestria la canzone che conosciamo, e la prima edizione fu cantata da Javier González della Spagna e poi in altra occasione da Joe Sopala degli Stati Uniti e ora nella incisiva interpretazione del brasiliano Elanio Brito. E devo dire che ogni volta che le sento si ripete quell'esame di coscienza e mi dico, ma mi ci ritrovo in quello che ho scritto? Lo metto davvero in pratica? Ci questioniamo sempre con quello che diciamo. Non è una cosa che va via una volta e tutto è a posto, no. Ci interpellano sempre. Nel Gerossi, infatti, siamo i primi a doverci confrontare con quello che scriviamo e anche nel dover testimoniare tutti i messaggi che diamo per essere efficaci e credibili. Infatti siamo fatti l'uno per l'altro. Siate una famiglia, ci ha lasciato come eredità Chiara Lubich. Siamo un'unica comunità, ci dice Papa Francesco nella sua enciclica Fratelli Tutti. Ripeto le sue parole. C'è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Sogniamo come un'unica umanità, come figli di questa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede, delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli. Ripercorrendo poi il testo della canzone che avevo scritto, mi viene da pensare, cosa accadrebbe se questo proposito venisse esteso e attuato in campo universale? Se una nazione potesse dire all'altra, prima di me ho messo te, oppure vorrei sentire sulle mie pelle i problemi tuoi, chi potrebbe pensare di aggredire un'altra nazione per dominare su di essa? Siamo proprio fuori del tempo. Chi non si adopererebbe a soccorrere chi ha fame, chi ha sete, chi è nudo, se potesse sentire su di sé i morsi della fame, l'arsura della sete e il freddo sulla propria pelle? Ci sembra di udire ancora l'eco di un grande, Gandhi, che diceva: tu ed io siamo una cosa sola, non posso farti del male senza ferirmi. Sì, dovremmo poter dire davanti a ogni prossimo, senza arrossire, sinceramente: nella mia vita, prima di me, ho messo te. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e vi invito a sentire la canzone facendo clic in questo riquadro.